Oggi vi racconteremo una storia che vi terrà incollati allo schermo. Un marito scopre un segreto devastante sulla moglie, un'infermiera itinerante, che cambierà per sempre la sua vita. Preparatevi per un viaggio pieno di emozioni, scoperte scioccanti e una conclusione che vi lascerà senza fiato. Restate con noi fino alla fine! Sono stato con mia moglie per 12 anni. Ci siamo incontrati a una festa di quartiere nel 2010. Stava uscendo da una brutta relazione e non aveva figli. Mi disse che aveva problemi di salute che le impedivano di avere bambini. Io avevo 2 figli da una relazione precedente. Quando ci siamo conosciuti, lei stava iniziando la formazione per diventare un'infermiera itinerante. Non ero molto a mio agio con questo, ma ho sorvolato perché all'inizio andavamo d'accordo. Una volta finita la formazione, ha iniziato a lavorare in un grande ospedale, ma viaggiava occasionalmente oltre al suo lavoro. Io ero un poliziotto, quindi dovevamo gestire i nostri orari con attenzione. Ci siamo sposati nel 2012. In quel periodo ha iniziato a fare turni lunghi e stava via per giorni quando lavorava come infermiera itinerante. Ho iniziato a notare che beveva di più quando tornava a casa. Era molto stanca e si addormentava sul divano. All'inizio non ci pensavo molto, pensavo fosse solo stress da lavoro, ma ripensandoci avrei dovuto vedere i segnali di allarme. La affrontai sul suo bere e le dissi che se diventava un alcolista non sarei rimasto con lei. Mi promise che avrebbe smesso di bere. Sorprendentemente si ripulì e la nostra relazione migliorò. Smettere di bere fu una sorpresa per me. Un'altra sorpresa fu che aveva una buona relazione con suo padre. Lui le insegnò a investire in azioni e la incoraggiò a sfruttare il piano 401k dell'ospedale. Ne sapeva molto perché chiamava suo padre e faceva le sue ricerche. Nel 2014 fui diagnosticato con una malattia grave e dovetti operarmi. Fu un periodo molto difficile per entrambi. Dopo che mi ripresi dall'operazione, ci promettemmo di amarci e vivere ogni giorno al massimo. Quando lei non lavorava, passavamo il più tempo possibile insieme. Col passare del tempo, la mia malattia non tornò e io ero sano quanto potevo essere. Ho 45 anni e mia moglie ne ha 44. Siamo entrambi attivi. Io sono un po' sovrappeso e sto lavorando per perderlo. Ci godevamo la vita, avevamo una bella casa, 2 macchine e non avevamo debiti. Lei andava al lavoro e io restavo a casa a prendermi cura della casa. Cucino e pulisco mentre lei è via. Non mi importava perché sapevo che sarebbe stata esausta dal lavoro. Ero contento del nostro accordo fino a quando un giorno tornai a casa dal lavoro. Ora sono un amministratore di proprietà dopo essere andato in pensione dalla polizia. Lei era già a casa, il che era strano perché non doveva tornare per un altro giorno. Le chiesi cosa stava succedendo e mi disse che era tornata un giorno prima. Ero felice di vederla e lei mi disse che era felice di vedermi. Mi abbracciò, mi baciò e portò le sue borse di sopra in camera da letto. Dopo un po' notai che non era tornata giù. Andai di sopra per controllare e quando entrai in camera da letto sentii odore di alcol. Le chiesi cosa stava succedendo e mi disse che era debole e non poteva resistere. Ero scioccato. Non potevo credere che avesse ricominciato a bere dopo tutto quello che avevamo passato. Le dissi che aveva promesso. Lei disse che lo sapeva. Le dissi di impegnarsi di più. Dopo di ciò non la pressai più. Ero contento che fosse a casa e volevo godermi la serata. Pensavo che fare l'infermiera non sarebbe stato così stressante, ma lei mi aveva raccontato storie di pazienti difficili. Passarono circa 3 settimane. Un giorno tornai a casa e iniziai a pulire la casa. Lei era via e doveva tornare il giorno dopo. Iniziai a pulire la camera da letto, fare il bucato e mettere via le cose. Una delle sue valigie era fuori posto. Supposi che la valigia fosse chiusa, ma non lo era. Quando la sollevai, caddero fuori un sacco di preservativi. Mi fermai. Ero tipo: che diavolo? Il mio cuore iniziò a battere veloce e il mio stomaco era annodato. Noi non usiamo preservativi. Pensai: perché ne ha bisogno? Ero arrabbiato e triste allo stesso tempo, ma dovevo raccogliere i miei pensieri. Dopotutto, avevo ancora un giorno prima che tornasse. Provai a curiosare il più possibile. Non ha un portatile
Ho un tablet che posso controllare e non usa molto il computer che abbiamo a casa. Non trovai nulla e rimisi i preservativi nella sua valigia. Non volevo che sapesse che sapevo. Chiamai il mio migliore amico. Siamo migliori amici dai tempi del college. Gli dissi cosa avevo trovato. Era scioccato quanto me. Mi disse di restare calmo e pensare bene alle cose. Disse di non fare nulla fino al suo ritorno, poi parlare con lei e vedere cosa stava succedendo. Ero d'accordo con lui e chiusi la chiamata. Ero un disastro, non sapevo cosa fare, ma sapevo che dovevo comportarmi come se tutto fosse normale quando sarebbe tornata a casa. Il giorno dopo tornò e io mi comportai come se nulla fosse. Parlammo, ridemmo e seguiamo la nostra routine serale. Più tardi quella notte, a letto, le chiesi: «Mi ami ancora?» Lei rispose: «Certo che ti amo, perché lo chiedi?» Dissi: «Volevo solo essere sicuro». Lei disse: «Ti amo più di qualsiasi cosa c'è che non va?» Le dissi che non c'era nulla di sbagliato, volevo solo essere sicuro che mi amasse ancora. Dopo quelle parole, per qualche motivo, non le credevo. Non so perché, ma non le credevo. Non volevo confrontarla sui preservativi subito. Volevo aspettare e vedere se accadeva qualcos'altro. Passarono pochi giorni e tutto sembrava andare bene fino a quando un giorno tornai a casa un po' prima e non glielo dissi. Non mi sentii entrare. Stava scattando foto in lingerie e anche foto nude e non le stava inviando a me. Ero scioccato da ciò che vidi, ma ricordai cosa mi aveva detto il mio migliore amico. Resta calmo. È tutto ciò a cui potevo aggrapparmi. Così andai in garage senza farmi notare. Chiamai il mio amico e gli dissi che l'avevo sorpresa a scattare foto nude e in lingerie. Lui disse: «Santo cielo, non è un bene». Gli dissi che avrei scoperto cosa stava succedendo e avrei posto fine a tutto ciò. Prima di chiudere la chiamata, mi disse di mantenere la calma. Col passare del giorno, non riuscivo a scrollarmi di dosso la sensazione di ciò che era accaduto nelle ultime 24 ore. Più passava il tempo, più mi arrabbiavo. Ma dovevo fare le cose per bene. Non potevo lasciare che le mie emozioni prendessero il sopravvento. Così fissai un appuntamento con un investigatore privato per vedere cosa poteva scoprire. Dovevo sapere cosa stava succedendo. Il giorno successivo andai al mio appuntamento e raccontai all'investigatore privato che tipo di macchina guidava e dove lavorava. L'investigatore privato disse: «Dammi circa 3 settimane e ti darò tutto ciò di cui hai bisogno». Ero d'accordo e tornai a casa. Non potevo dire a mia moglie cosa stavo facendo, dovevo recitare la parte e lo feci. Lei non doveva andare da nessuna parte per una settimana, quindi uscimmo insieme e organizzammo qualche serata romantica. Fummo intimi e lei non sospettava nulla. Il giorno in cui doveva partire mi abbracciò, mi disse che mi amava e che mi avrebbe chiamato quando sarebbe arrivata a destinazione. Verso le 5:17 di quel giorno, l'investigatore privato mi chiamò e mi disse che mi avrebbe mandato un breve video. Fu straziante. Mostrava a mia moglie che andava a casa di qualcuno a circa 3 ore di distanza. Sembrava avesse la chiave di quella casa. Aprì la porta e salutò un uomo con un bacio e un abbraccio. Quel video provava che mi stava tradendo. L'investigatore privato mi disse chiaramente: «Ho finito, non hai bisogno di altro e non ti addebiterò». Aveva ragione. Dopo quel video mi mossi rapidamente. Mi collegai a internet e cercai un buon avvocato divorzista, ne trovai uno e lasciai un'email con i miei contatti. Più tardi quella notte, la mia futura ex moglie chiamò, ma non risposi. Lasciai andare in segreteria e non ascoltai il messaggio. Volevo che si chiedesse perché non rispondevo e cosa stavo facendo. Faceva parte del mio piano. Il mattino seguente contattai il mio capo e gli dissi che sarei arrivato tardi. Gli spiegai il motivo e lui era dispiaciuto per quello che stava accadendo. Chiamai anche l'investigatore privato e gli chiesi di darmi l'indirizzo della casa in cui era andata mia moglie. Più tardi quel giorno preparai una chiavetta USB con il video che mi aveva inviato l'investigatore privato e la spedii alla casa in cui era andata mia moglie. Non la spedii con urgenza, solo posta ordinaria, il che mi diede il tempo di prendere la maggior parte delle mie cose e stare con il mio migliore amico.
Passarono alcuni giorni e mi sistemai a casa del mio amico. Non risposi né ai messaggi né alle chiamate della mia futura ex moglie. Passarono alcuni giorni e mia moglie mi mandò un messaggio dicendo solo «Mi dispiace tanto, per favore perdonami». Questo mi fece capire che aveva ricevuto il pacchetto che avevo inviato. Bene, per concludere questa lunga storia, ci siamo sposati in Texas. Il mio avvocato mostrò al tribunale il filmato, ma non importava. Tutto ciò di cui il giudice si preoccupava era ciò che avevamo acquisito durante i 12 anni di matrimonio. Mi fu assegnata metà dei suoi risparmi. Quando la casa sarebbe stata venduta, avrei ottenuto metà dell'equity. Non volevo l'assegno di mantenimento e dissi al mio avvocato di non chiederlo. 4 mesi dopo l'udienza di divorzio, la mia ex moglie continuava a chiamarmi e a mandarmi messaggi per scusarsi. Cambiai numero rapidamente. Grazie per avermi permesso di condividere la mia storia. Inoltre, se il tuo partner ti tradisce, esci immediatamente dalla relazione. Un amico mio scoprì che sua moglie lo tradiva, ma non la lasciò subito. Litigarono e lei lo pugnalò più volte perché lo prese alla sprovvista. Finì con 44 punti di sutura. Sì, è ancora vivo. Cosa avreste fatto voi al posto del protagonista? Fatecelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di mettere like e iscrivervi al nostro canale per non perdervi altre storie sorprendenti. Attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche. A presto!